Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi faccio vedere un attimo come aiutare un po' il cavallo a superare i propri limiti. Come avete visto, questa cavalla ha un po' di problemi a passare sopra il telo con l'acqua. È una cavalla abbastanza calda, è una destra estroversa e quindi è chiaro che se la spingiamo troppo fuori dalle sue zone di comfort si scalda un po' e comincia a andare un pochino non in panico, ma comunque in una zona che è difficile, è un po' più difficile insegnargli. Se non mi seguite su questo canale, andate a recuperare tra gli oltre 500 video che ci sono suddivisi per playlist. All'interno di una playlist che si chiama Filosofia e Strategia c'è un pochino tutta una serie di informazioni che vi permettono di capire come impara il cavallo. Okay? Il cavallo impara per comodità e scomodità e impara come anche le persone quando è fuori dalla sua zona di comfort, ma non quando è nella zona di panico. Quindi quello che andiamo a fare ora è provare a creare una progressione che aiuti il cavallo a fare l'esercizio che gli ho chiesto senza buttarlo troppo fuori. Un po' ce lo dovrò mettere, ma non voglio che vada troppo. Vedete, questo è nervosismo, ok? Dovuto ovviamente anche dal fatto che là c'è l'altra cavalla, la sua compagna, che insomma praticamente la mette un pochino in ansia il fatto che non sia qui con lei. Quindi quello che posso andare a fare in questi casi è cominciare ad esempio a chiedergli di fare qualche cosa che sia un pelino più facile, tipo adesso io gli voglio chiedere di andare su questa pedana, controllerò la sua spalla e il suo naso e quindi sulla pedana non ci sono problemi. La pedana l'ha già fatta anche nei giorni indietro, quando gli sono a destra è un pochino più difficile, ma tutto sommato va abbastanza bene. Poi andiamo a mettere l'altro ingrediente, quello dell'ostacolo, ok? Vedete lì ci sono dei tronchi che tengono il telo fermo, adesso io gli faccio fare l'ostacolo, e come vedete non ha grossi problemi. Ok, andiamo di nuovo da quest'altra parte. Esatto, bravissima. Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a metterla su una pedana un pochino più grande, no? Tipo per esempio la ruota. Chi mi segue lo sa, queste cose qui l'ha già viste. Magari non il discorso del telo con l'acqua, però è sempre la stessa zuppa. Si tratta sempre di lavorare sulle soglie. Qui per esempio c'è un pochino d'acqua e di fango. Vediamo se lei riesce a metterci i piedi o almeno il naso, ma senza venire verso di me. Dobbiamo fare sempre molta attenzione quando facciamo questo gioco qua, perché lei potrebbe travolgermi da questa parte, quindi io gli devo far capire che è lì che deve mettere il naso, è lì che deve mettere il naso è come se fosse il mirino il naso. Bravissima. Ok, ma anche schizzato, vabbè, c'è problemi. L'importante è che non mi piace come lo fa, perché lo fa un pochino nervosa. Io voglio che lei rifletta e che si calmi, Non deve ubbidire come un soldatino o tirarmi sulla corda. Voglio che cominci a pensare a me e a pensare che può fare qualcosa senza andare in ansia. Senza andare in ansia. Vedete? Ok? Sempre fare attenzione. Voglio che lei pensi, non che pensi alla sua compagna là, ma che pensi che non è di qui che puoi passare. Qui c'è una strettoia e lei deve pensare che qui non ci può passare, perché qui ci sono io, questo è il mio spazio. Quindi adesso chiedo di nuovo di mettere i due piedi lì. No, non è quello che voglio. Non è quello, non è quello. Trova una soluzione. Trova una soluzione. Trova una soluzione. Trova una soluzione. Piano piano. Bravissima, quella era la soluzione. Brava, brava, brava. Adesso gli do un premio per ammorbidire un pochino tutto lo scenario.
E adesso proviamo a portarla di nuovo sul telo. Vedete come si guarda intorno. Lo stick lo metto qua dentro perché se si spaventa io posso controllarla. Ok, andiamo di là. E adesso proviamo di nuovo. Pensate al naso come se fosse un mirino. Lei deve pensare a una cosa sola, deve pensare a quello che gli sto chiedendo io. Io gli do il tempo che vuole, ma deve pensare a quello che gli sto chiedendo io e non a soluzioni diverse. Quindi creerò un po' di scomodità se adotta delle soluzioni diverse e comodità ogni volta che pensa a passare lì. Vedete che non la spingo? Non la spingo quando è lì sopra. Mentre metto pressione quando pensa ad altro, qui sopra io non la spingo. Perché già si mette pressione da sola a stare lì. Quindi per me è solo un continuare tranquilla a chiedere, no, non è da questa parte, non è da questa parte, non è nemmeno lì, sì, è qua. Se qualcuno di voi si ricorda durante il video in cui facevo passare un altro cavallo, non mi ricordo chi è, dal car wash, c'è una regola che dice naso, collo e forse piedi. Quindi per me se lei comincia a pensare a metterci il naso sopra è già una buona cosa. E io questa qui la voglio premiare, ok? Quindi smetto di chiedere. Non voglio che pensi ad altro, non voglio che pensi a mangiare, non voglio che pensi alla sua amica, voglio che pensi a me. Io devo essere fonte di comodità, non di scomodità, quindi faccio un po' il suggeritore e gli dico prova a fare qualcosa. Questo mi piace, però adesso voglio un pochino di più. Brava. No, qua non ci puoi venire, qua non ci puoi venire. Brava. Là non ci puoi andare. Vedete che quando posso cerco di non tirare sulla corda, ma di usare lo stick toccando i vari punti del suo corpo per fargli capire dove voglio che metta il naso. Vedete? Faccio un po' di tap tap sulla spalla. No, senza saltellare, senza saltellare, senza saltellare. Quella è tutta energia che viene sprecata e basta, quindi io voglio che lei provi a usare quell'energia in maniera diversa, pensando, sì, ho capito, mi fa le domande, no? Quando ti guardano cavalli con le orecchie in avanti ti fanno le domande. E quindi devi semplicemente aspettare. Non serve a nulla fare così, dai, prova piccolina, dai. Prova piccolina, dai. Cercherò di non fare tagli, per cui magari il video viene lungo, però vi voglio far vedere un pochino tutto il processo fino al prodotto finale. Se poi viene troppo lungo e noioso, allora magari vi faccio vedere degli spezzoni. Dai, di là. Vedete, lei sta dandomi delle soluzioni e io gli dico queste soluzioni non sono buone. Non è la soluzione che voglio. Vedete che mi dà sempre la soluzione di venire qua. Allora io ho messo un po' di pressione in terra là per fargli capire che qua c'è scomodo. Qua c'è scomodo. Vedete che non è verso di lei la pressione, ma è in terra. Sì, lo so che te mi vieni a fare le domande da me, ma io te l'ho già data il suggerimento della risposta. Non è qua, brava. È là. Non è qua. Non saltellare come un canguro, è qua. Bravissima, brava piccolina. Brava, vieni qua, vieni. Ok? Ricordatevi che dovete sempre premiare l'intenzione, L'intenzione è la prima cosa. Sì, brava, ti sei passata sotto la corda, vai. La prima cosa è l'intenzione. Poi,
una volta che c'è l'intenzione, magari potete arrivare a chiedere anche di più. Cioè, la prima cosa che dovete fare è non pensare che deve passare a tutti i costi deve passare. Per dire, se io avessi smesso in questo frangente qua, andava bene, perché lei mi aveva dato qualcosa e io l'avevo lasciata stare. Quindi se io avessi avuto poco tempo a disposizione, potevo fermarmi in quel frangente lì e non succedeva nulla. Non è che domani la trovavo peggio, domani la trovavo che ci metteva subito il naso, probabilmente, o magari a volte anche di più. Difficile che ti diano meno il giorno dopo. Io adesso, siccome sono a fare questo video per voi, vi faccio vedere come farei, no? Io proverei a chiedere un pochino di più e vedere se lei riesce a rimanere abbastanza calma da provare a fare qualcosa di più. Perché il problema non è il telo che è accicciolato, l'acqua che è pieno di pieghe, vedete che c'è l'acqua dentro, l'acqua ovviamente fa dei riflessi e quindi il telo da solo magari non c'è problemi, telo con l'acqua, con tutte queste righe, lei dice forse se ci metto un piede mi tira dentro. Ehi, se io metto tanta pressione qui fuori, come qualcuno potrebbe dire, no, vai, spingi. Ok, io non voglio mettere pressione, vedete che la pressione già se la mette da sola. Questa roba qua che loro fanno è adrenalina che circola in corpo e che quindi crea un po' questa situazione, no? Sicuramente avrete sentito dire, no? Uno dalla paura se l'è fatta addosso, è un po' sta roba qui. Quindi io devo lasciare che trovi la soluzione, devo suggerire, ma devo lasciare che trovi la soluzione, devo fare suggeritore. Sempre attenzione quando si trova in questa situazione qua, perché qualche cavallo potrebbe saltare, no? E prendermi in pieno. Quindi il controllo delle spalle deve essere importante. Se eventualmente non avessi il controllo delle spalle, posso andare a fare un po' di passi laterali per guadagnarmi il controllo delle spalle. Non tirare sulla corda. Ottimo. Cosa potrei fare adesso per aiutarla? Avete visto che ci ha rimesso il naso? Potrei togliere un ostacolo, no? Vedete che qui c'è il tronco sotto il telo, qua non c'è. Adesso potrei usare questa strategia qui. Potrei lavorare un pochino sul telo e basta. E direi, prova a mettere il naso o un piede sul telo. No, qua non ci puoi venire. Qua non ci puoi venire. Là non ci puoi. Oh, bravissima, brava. Perché è entrata con un piede sul telo. Per mezzo piede è entrata sul telo. E lei lo sa, non è che l'ha fatta a caso. Quindi io devo premiare ogni suo tentativo nel leggere la mia richiesta. Yeah, bravissima. Brava, prova di nuovo. Brava. Bravissima, brava. Vieni. Adesso la premio. Ok, l'ha fatta un po' in malo modo, l'ha fatta un po' impaurita, però ci ha provato e io devo sempre premiare il tentativo, ok? A questa maniera è come se io gli avessi detto, non ti preoccupare, non è successo niente, proviamo di nuovo. Ovviamente la prima cosa che dovete fare è rimanere calmi voi e lo potete fare se siete a distanza e se siete con una corda che vi permette di allungarla semplicemente e no. Brava, ok. E la lasciate scorrere. Brava che è questa cavalla. Vedete che ora è già andato meglio? E lei comincia un po' a pensare e a capire che tutto sommato seguire le mie indicazioni non la portano a morire, È importante su queste cose, perché voi qualcuno potrebbe dire vabbè, ma questa roba qua quando sei in passeggiata non la puoi fare. No, ma se io questa roba qua l'ho fatta a casa, ho creato delle difficoltà così e poi dopo questa roba che io mi guadagno, cioè che è fiducia nei miei confronti da parte del cavallo, poi dopo me la guadagno qui, ma me la spendo poi quando sono in passeggiata, perché anche in una situazione di difficoltà è più facile che la cavalla dica vabbè, me lo dice lui, tutto sommato, ehi, di là, tutto sommato è possibile che bravissima, è possibile che possa fidarmi e passare
dalla parte opposta del guado. Ovviamente adesso io vado a riproporgli quello che gli avevo chiesto all'inizio. Quindi vado di nuovo qui, sì, l'hai fatta te prima quella, e provo di nuovo, e però non voglio che tu mi stai troppo vicino, ok? Devi andare un pochino più, no, così, devi andare un pochino più, no, brava, esatto, è là che devi andare, bravissima, su, no, esatto, sì, brava, brava, sì, ma non importa che vieni da me ogni volta che ti dico brava, vai, metti il naso qua, lì, ok, brava, hai visto? Abbiamo ottenuto il secondo risultato, ok? Maldestra, un po' tutta schizzata, però ci ha provato e quindi noi dobbiamo dirgli brava, questo è quello che volevo. Proviamo a rifarlo di nuovo, magari rifacciamolo un pochino meglio come hai fatto prima dalla parte di là. Pensa alla sua amica e io metto un po' di scomodità con la capezza, gli chiedo di nuovo di... non è di là che voglio che vai, è di là, non è di là, non è dalla tua amica, non è quello che voglio, non è quello, brava, annusa, guarda, ma non... sì, no, andiamo. Ok, vedete, da questa parte è un pochino più in difficoltà perché siccome ci sono i due ostacoli, lei dice devo saltare, devo fare di più, è un pochino più difficile. Ora proviamo anche da quest'altra che sono a sinistra e vediamo se riusciamo a fargli provare anche a sinistra. Non date per scontato nulla perché a volte sono meglio da una parte e peggio da un'altra, quindi se magari vi viene brava, se vi viene bene da una parte non è detto che dall'altra vi viene bene. Qui lei è riuscita un po' a passare e quindi chiaramente da destra a sinistra si è passata un pochino l'idea e quindi è andata subito abbastanza liscia. Adesso riproviamo da questa parte che è quella più difficile, vediamo se abbiamo guadagnato qualche punto in più. A volte è anche l'angolazione del sole rispetto all'acqua, che magari da una parte viene meglio semplicemente perché non vede il riflesso o lo vede meno il riflesso. Bravissima. Okay. Allora io adesso mi fermerei qui, nel senso che sono abbastanza soddisfatto del fatto che ha passato. È chiaro che non è come voglio che passi, io voglio che passi piano piano al passo senza affrettarsi, però intanto bisogna che gli faccia capire che questo è quello che volevo, cioè non è tanto passa di lì, ma è prova a fare quello che io ti chiedo, che è fondamentale quando noi creiamo una relazione con un cavallo, no? Perché la relazione deve essere sempre 51-49, cioè discutiamo delle tue difficoltà ma poi alla fine prova a fare quello che ti chiedo, non è discutiamo delle tue difficoltà e poi non si fa nulla, perché se no si starebbe anni e anni e anni a non fare niente. Noi vogliamo ogni giorno mettere quella goccia in più in modo che dopo magari un anno questa goccia è diventata un secchio d'acqua. E è importante lavorare sempre in maniera progressiva. Se oggi metto questo seme, domani probabilmente ottengo il cavallo che ci passa un pochino meglio e domani l'altro un pochino meglio, fino a che poi dopo ci passa sia da terra che da sella anche con un bimbo di 5 anni sopra, ok? Perché è un po' quello che noi vogliamo. Tutta sta roba qua non è che la facciamo a caso, la facciamo perché vogliamo che il cavallo diventi via via sempre più sicuro di sé e più sicuro e più fiducioso nel cavaliere. Poi che magari a volte farebbero bene a non fidarsi del cavaliere, quello è un altro paio di maniche, però quello che noi vogliamo insegnargli è quello, cioè abbi fiducia in me, segui le mie indicazioni, un po' come quando voi siete su in macchina e fate manovra e non ci vedete bene dietro e dovete fidarvi di chi da fuori vi dice di fare manovra. Se non vi fidate, mi sa che forse vi conviene lasciare la macchina dov'è e andare via senza fare manovra. Ok? Spero di avervi dato un'idea, no, di quello che dovete fare quando ci sono queste difficoltà e
provate a verificare se magari anche voi in una situazione di questo genere siete in grado di aiutare il vostro cavallo. Ricordatevi, è sempre aiutare, non obbligare. Se ci avete fatto caso, io non mettevo mai pressione quando era qua sopra. Qui ci deve essere rilascio. Se dovete mettere un po' di scomodità, la dovete mettere fuori dall'ostacolo, non dentro l'ostacolo. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky.